Ogni settimana proponiamo gratuitamente e senza nessun abbonamento i concetti chiave dei migliori libri di formazione e crescita personale. I libri che ti cambiano la vita in soli 15 minuti. Metti un bel mi piace sotto a questo video, iscriviti al nostro canale per restare aggiornato sulle nuove uscite e parla di noi ai tuoi amici e familiari, così che più persone possano raggiungere il successo. Padre ricco, padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro. By Robert T. Kiyosaki. Piero Garibaldi, editore, 2016. L'autore. Robert Toru Kiyosaki è un investitore americano, uomo d'affari, speaker motivazionale e autore. Lavora per l'alfabetizzazione finanziaria. È un imprenditore e divulgatore nato e cresciuto alle Hawaii. Attualmente vive con la moglie, anch'essa investitrice immobiliare, a Phoenix, in Arizona. Dopo essersi laureato a New York, è diventato Marine ed è stato impiegato come elicotterista nella guerra del Vietnam. Dopo il conflitto ha lavorato per la Xerox Corporation per 5 anni. Nel 1977 ha creato la sua prima azienda. Nel 1985 ha fondato una società internazionale di formazione finanziaria, che poi ha venduto nel 1994, anno in cui ha anche pubblicato il bestseller Padre ricco, padre povero e ha creato il gioco educativo Cash Flow. Il mio padre povero, che è anche il mio padre reale, ha completato brillantemente gli studi, si è specializzato, ora fa il professore, ma ha sempre avuto problemi finanziari. Diceva che l'amore per il denaro è alla radice di ogni male, che i soldi non contano. Affermava spesso «non me lo posso permettere». Mi incoraggiava a studiare molto per farmi assumere da una buona azienda, evitando rischi finanziari. Si sentiva povero e lo diceva. Il mio padre ricco, che è il padre del mio amico, non ha mai finito le medie inferiori. È diventato uno degli uomini più ricchi delle Hawaii. Diceva che la mancanza di soldi è la base di ogni male e che i soldi sono potere. Proibiva che dicessi che non mi potevo permettere qualcosa. Mi esortava a chiedermi come posso permettermelo. Mi incoraggiava a studiare molto per trovare una buona azienda da comprare, imparando a gestire il rischio. Se attraversava periodi bui, diceva che era al verde, perché la riteneva una condizione temporanea, non uno stato perenne. Entrambi erano forti, carismatici e ascoltati, di successo nel loro lavoro, che hanno sempre svolto duramente. Però i loro consigli sul denaro differivano in modo sensibile. Avere due padri mi ha costretto a riflettere, senza rifiutare per principio le loro idee, ma cercando di capire quali fossero le migliori per me. Il problema è che l'educazione finanziaria non è un tema scolastico, non esiste la materia denaro. Il denaro è una forma di potere, ma ancora più potente è l'istruzione finanziaria. Ho imparato 6 lezioni che illustro in questo libro. 1. I ricchi non lavorano per soldi. Se pensi che il datore di lavoro paghi poco, che sia ingiusto, che ti meriteresti una paga più alta, in realtà hai un punto di vista miope. Devi renderti conto che sei tu il problema. Puoi cambiare te stesso, imparare qualcosa e diventare più saggio. È più facile cambiare se stessi che gli altri. La maggior parte delle persone si licenzia per cercare un posto di lavoro migliore o meglio retribuito, ritenendo di risolvere il problema. Di fatto però non lo risolvono. Infatti i poveri e il ceto medio lavorano per soldi. I ricchi costringono i soldi a lavorare per loro. Apprendere a lavorare per i soldi è più facile, soprattutto se ci si fa dominare dalla paura nei confronti dei rischi. Ma in questo modo si rimane in trappola per tutta la vita, dipendenti dal datore di lavoro, costretti alla routine imposta dall'azienda e a pagare molte tasse. È un modello che si consolida da un lato per il timore di rimanere senza soldi, dall'altro per l'avidità o il desiderio di acquistare cose coi soldi guadagnati attraverso il lavoro. E allora ci si alza tutte le mattine, si va al lavoro, si pagano le tasse, le bollette, eccetera. Ovvero, il ciclo è lavoro, guadagno, speranza che svanisca la paura. Questa è una vita dominata dalle due emozioni della paura e dell'ingordigia, e condita dall'ignoranza finanziaria. Esiste un'altra strada, imboccata da poche persone, che si arrendono all'evidenza e dicono a se stesse la verità.
La verità è che quel lavoro fa schifo e che loro sono dominate dalle emozioni. Queste persone possono diventare veramente ricche, nel senso più ampio del termine. Non basta avere tanti soldi per non essere più dominati dalla paura. Bisogna cambiare la propria mentalità nei confronti del denaro. Infatti, non bisogna essere né troppo attaccati né troppo distaccati dal denaro. Il trucco è essere fedeli alle proprie emozioni, usando il cervello e i sentimenti a nostro vantaggio, non contro noi stessi. Bisogna mettere le emozioni in prospettiva, evitando che i sentimenti controllino e guidino azioni impulsive. Ovvero, imparare a usare le emozioni per pensare, non pensare spinti dall'emotività. Far sì che il denaro lavori per noi significa guadagnare anche quando siamo assenti. Ci sono tantissimi modi per farlo. Bisogna ingegnarsi e attivarsi in tal senso. 2. Perché insegnare l'ABC finanziario? La cosa più importante non sono i soldi, ma l'istruzione. Chi è duttile, a mente aperta, si arricchisce nonostante i cambiamenti. L'intelligenza risolve i problemi e produce denaro. Alla lunga non conta quanto denaro si incassa, ma quanto si è capaci di trattenerne e per quante generazioni lo si trattiene. La regola numero 1, che è anche l'unica, è saper distinguere tra attivi e passivi e comprare i primi. I ricchi acquistano attivi, i poveri e la classe media acquistano passivi credendo che siano attivi. Se vuoi arricchirti, devi saper leggere e capire i numeri. Per farlo si costruisce un semplice schema, chiamato cash flow, flusso di cassa. In basso si mettono 2 riquadri, che vanno riempiti con le voci di attivi, a sinistra, e passivi, a destra. In alto si mettono altri 2 riquadri, uno per i redditi, uno per le spese. L'ABC finanziario è la contabilità. È molto semplice. Gli attivi generano reddito, i passivi generano spese. Un attivo mette i soldi nelle tasche, un passivo li toglie. Nel diagramma si rappresenta il flusso del denaro con delle frecce. La parte in alto quindi è un conto di profitti e perdite, quello in basso è uno stato patrimoniale. Il cash flow di un povero è il seguente. Dal lavoro arrivano soldi nella casella del reddito, da qui scendono verso le spese, tasse, cibo, affitto, vestiario, divertimenti, trasporti, eccetera. Il cash flow di una persona del ceto medio è questo. Dal lavoro arrivano soldi nella casella del reddito, da qui scendono verso le spese di prima. Ma non è finita qui, infatti ci sono anche i passivi. Il mutuo per la casa di proprietà, i prestiti per il consumo, le carte di credito. Il cash flow di una persona ricca, invece, ha le frecce che vanno in direzione ascendente. Ha degli attivi, obbligazioni, azioni, cambiali attive, beni immobili, opere dell'ingegno, che gli producono redditi come dividendi, interessi, proventi degli affitti, diritti d'autore. Per questo avere più soldi non è sufficiente, perché verrà rafforzato il modello di cash flow che si ha in testa. Ad esempio, se si hanno più soldi e si inizia a vivere in una casa più grande, aumentano anche le spese. È quindi necessario un cambio di mentalità. La casa è un passivo, perché solitamente viene pagata con mutui trentennali che hanno cospicui interessi, perché ci vanno pagate sopra le imposte. Inoltre, non sempre cresce di valore nel tempo, richiede un'immobilizzazione di capitali che magari non possono essere usati per altri investimenti o sono utili per non avere sempre l'acqua alla gola. La casa non è il male assoluto. Semplicemente, se si vuole comprare una casa, prima bisogna comprare beni che generino il cash flow con cui pagarla. Il riassunto quindi è: aumentare gli attivi che generano reddito e diminuire passivi e spese. È tutto ciò che serve. Uscire dal circolo vizioso implica di smettere di lavorare per il datore di lavoro, per la banca che presta i soldi e per lo Stato che riscuote le tasse. Possiamo misurare la ricchezza in termini di tempo, ovvero rispondiamo alla domanda: se oggi smettessi di lavorare, quanto potrei sopravvivere? Questo ci consente di valutare la nostra posizione attuale rispetto all'indipendenza finanziaria. Ad esempio, se ho un cash flow derivante dai miei utili di 2.000 euro e spese per 1.000 euro, sarò ricco. Non sarò ancora facoltoso, ma potrò sopravvivere.
A questo punto non dipenderò più dal mio stipendio. Se vorrò condurre una vita più agiata, prima aumenterò il mio cash flow delle entrate, poi potrò aumentare le spese. 3. Occuparsi dei propri affari. Se si lavora tutto il giorno per qualcun altro, non si riescono a curare i propri affari. Curare i propri affari significa occuparsi della colonna degli attivi. Se non lo si fa, si cerca di uscire di casa appena possibile, comprarsi una casa, mantenere i figli, e poi è troppo tardi per una pensione decente. Gli attivi sono di diversi tipi. Affari che non richiedono la nostra presenza perché sono gestiti da altre persone. Azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, immobili o proprietà fondiarie che producono rendite, cambiali attive, pagherò, diritti d'autore su opere di ingegno come musica, brevetti, sceneggiature. Qualsiasi cosa che abbia valore, produca reddito, si rivaluti e abbia già un mercato. Un esempio è quello di investire in piccole aziende che si quotano in borsa. Il rischio è alto, ma si riduce se si ama il settore di investimento e se si capisce il gioco. In questo caso, la mia strategia è di tenere le azioni un anno e poi rivenderle. Con gli immobili, invece, la mia strategia è quella di iniziare con poco e scambiare i beni con proprietà maggiori, rimandando così il pagamento delle tasse sull'incremento delle rendite. Di solito trattengo gli immobili per non più di 7 anni. Non consiglio a nessuno di fondare un'impresa se non lo desidera davvero. Ci sono oneri e carichi di lavoro molto pesanti, oltre a ingenti rischi, per cui va fatto solo se lo si ritiene essenziale per sé. Gli immobili di lusso vanno comprati per ultimi, quando si ha già abbondante indipendenza finanziaria. 4. La storia delle tasse e il potere aziendale. Storicamente le tasse non sono mai esistite. Le prime sono state approvate in Inghilterra per finanziare le guerre contro Napoleone e la Francia dal 1799 al 1816 e in America per la guerra civile del 1861-1865. L'imposta permanente sul reddito è stata poi adottata in Gran Bretagna nel 1874 e negli Stati Uniti nel 1913. La nuova regolamentazione è passata solo perché hanno fatto credere al ceto medio e povero che le tasse sarebbero state pagate solo dai ricchi. In realtà poi i ricchi hanno imparato a pagarne il meno possibile e quindi i due ceti più vessati sono stati gli altri due. Ad esempio, negli Stati Uniti c'è una legge che permette di differire il pagamento delle tasse su un immobile venduto per ricavare un utile sul capitale mediante scambio con un immobile più costoso. Finché si fanno scambi di questo genere si evitano le tasse sull'utile, fino alla liquidazione finale. Non sfruttare queste esenzioni significa perdere un'occasione di incrementare la propria colonna degli attivi. Oltre all'ABC finanziario bisogna capire gli investimenti, i mercati e le leggi. Infatti è necessario conoscere, o assumere qualcuno che conosca, i vantaggi fiscali e avere sufficiente protezione giudiziaria. Avere ottimi e intelligenti consulenti è un requisito base, così come pagarli bene. Inoltre, la regola importante con le tasse è questa: pagarle per ultime, a ridosso della scadenza. Prima devo pagare me stesso, risparmiare, poi alla fine pago tasse e bollette. 5. I ricchi inventano il denaro. Per creare soldi senza lavorare di più, l'intelligenza finanziaria è importantissima. Da un lato è necessario risparmiare soldi e dall'altro restare attenti e cogliere le occasioni al volo. C'è chi aspetta l'occasione perfetta, ma questa non esiste. Bisogna capire le buone occasioni e prenderle in tempo. Per fare questo servono soldi disponibili. Se sono tutti bloccati, non è possibile restare alla finestra in attesa di agire. Gli investimenti vanno e vengono, il mercato sale e scende, le economie migliorano e crollano. Il mondo ci offre sempre occasioni eccezionali, siamo noi che non le cogliamo. L'importante è cogliere e cavalcare il mutamento, non rimanere aggrappati al passato. Personalmente i miei 2 principali mezzi per arricchirmi sono i beni immobili e i pacchetti azionari. I primi sono la mia base di rendimento costante, i secondi sono utili per arricchimenti improvvisi. Se l'occasione che intravedo è troppo complicata, lascio perdere. Uso semplicemente facili conteggi e buonsenso.
L'intelligenza finanziaria serve a tagliare le perdite e massimizzare i profitti. Le perdite ci sono sempre, è bene metterle in conto da subito. L'intelligenza finanziaria consente anche di trovare soldi che non provengano dalle banche e che quindi non abbiano interessi. 6. Lavorare non per i soldi, ma per imparare. Ci sono tantissime persone di talento, preparate, eccellenti, che guadagnano poco. Guadagnano poco perché non hanno capito come vendere e perché non sanno cos'è la leadership. È fondamentale imparare le abilità di cui si ha bisogno prima di scegliere una professione specifica e rimanere intrappolati. Più il nostro lavoro è specifico, più sarà difficile cambiarlo ed evolvere. Molte persone si concentrano a migliorare nel loro campo, ma dimenticano di vendere e di relazionarsi col cliente. Quindi bisogna essere in grado di gestire 3 cose: il cash flow, i sistemi, compresi il sistema familiare e il proprio sistema individuale, le risorse umane. A questo punto bisogna superare i principali ostacoli, che sono la paura, il cinismo, la pigrizia, le cattive abitudini e l'arroganza. La paura della perdita si supera con la conoscenza e concentrando i propri sforzi. Bisogna mettere molte uova in pochi panieri. Il cinismo crea una critica continua che allontana dall'analisi oggettiva. Bisogna invece analizzare in modo razionale e pulito. La pigrizia si combatte con una o più forti motivazioni che consentono il cambiamento. Sempre tramite la motivazione, l'aderenza ai propri desideri e ai propri piani, si riescono a modificare le proprie abitudini. Per esempio, si possono studiare interi quartieri mentre si va a fare jogging. In questo modo si sarà molto facilitati nel momento in cui si vorrà fare un investimento immobiliare. L'arroganza diventa spesso un modo per celare la propria ignoranza, e allora l'antidoto è conoscere di più in modo curioso e umile. È importante anche scegliere bene gli amici, per farsi circondare da persone costruttive e che risuonano positivamente con noi. Si può anche scegliere uno o più eroi da seguire e da imitare.